Ciao a tutti, ospite qui da me negli studi di Young Up, Salvatore Russo. Grazie Salvatore di essere qui. Già potete vederlo armato di chitarra manouche e sapete tutti che Salvatore è un grande in questo genere, in questo mondo, e non avevo dubbi che avrebbe dedicato la puntata a Django Reinhardt. Prima dicevamo che forse è la prima grande esperienza di jazz autenticamente europeo, con caratteristiche nuove. Guarda, spesso non ci si pensa, no? Però se noi vediamo in America l'importanza dei neri per il jazz e in Europa l'importanza del jazz grazie ai gypsy, ai sinti, ai manouche, e grazie a loro che abbiamo avuto una leva così importante nel jazz poi europeo, italiano, francese, quello che sia. Alla fine, sai, questi popoli nomadi avevano invaso un po' tutta l'Europa, dalla Grecia, immagina il Sirtaki, l'Andalusia, no? Con la musica flamenco, e nel nord della Francia, a cavallo tra il Belgio e la Francia, un pezzo della Germania, Strasburgo, in quelle zone lì, no? C'era tutta poi una etnia di questi che poi ci hanno messo 1000 anni per emigrare dall'India, dal fiume Sin, lì Sinti, i Manouche nella Francia, che vuol dire uomo vero, per esempio, no? Per farti un esempio. E quindi si sono contaminati lungo questa strada viaggiando con strumenti portatili, perché non potevano chiaramente portarsi appresso un pianoforte, certo. A parte il fatto che non esisteva. Però diciamo piano piano arrivando in Europa e dividendosi in vari gruppi nell'Europa dall'anno 1000 in poi, si sono contaminati di quella che era la nostra musica popolare, la musica classica, non solo, anche la musica classica, nel caso per esempio dell'Ungheria in particolare, è stata contaminata da quella che è la cultura gypsy del tempo, perché comunque quando pensiamo a una musica ungherese pensiamo a una musica virtuosa. Fa specie pensare che nel delta del Mississippi il jazz sia nato appunto dalla comunità afroamericana, che di fronte c'è Cuba con tutta una serie di sonorità e di stimoli che arrivavano dai Caraibi, che le comunità che hanno creato il jazz, oltre a quella nera, ci sono gli ebrei, ci sono gli italiani con il loro contributo nelle fanfare, cioè comunità di emarginati, certo, di quelli che nella storia occupano il posto, voglio dire, degli sconfitti o dei vinti, direbbe Manzoni. E in Europa la stessa cosa, il jazz manouche nasce dagli zingari, con tutte queste sonorità e suggestioni che ovviamente danno al jazz di Django Reinhardt delle caratteristiche veramente europee. Ma tu dicevi anche prima, davanti a un caffè, che Django aveva fondato la sua casa discografica e che faceva venire comunque grandi dall'America a registrare qui in Europa. Sì, diciamo, non era la sua casa discografica, però diciamo che è stata la più importante, l'Ultravox francese, che organizzava anche un festival, diversi festival poi in Francia, e tutti gli americani venivano, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, venivano a Parigi a conoscere Django Reinhardt e lo invitavano anche. Ci fu un caso dove Duke Ellington lo invitò a suonare in orchestra in America, ma lui non arrivò mai al concerto. Cioè arrivò quando finì, perché incontrò dato che piaceva un po', sai, un gypsy vero, cioè da tanti tempi, piaceva giocare, insomma, no, d'azzardo, incontrò un pugile francese molto famoso in Francia e rimase a parlare con lui un paio di ore. E il caso volle che in quel concerto ci fosse nel pubblico anche Albert Einstein, che era andato a ascoltarlo, che però non lo vide. Cioè in quel caso avremmo avuto insieme Duke Ellington, Django Reinhardt e Albert Einstein. Chiaramente poi Duke Ellington lo salutò, lo mandò via, non ci fu un altro caso. E poi Django in quel caso lì, chiaramente senza chitarra come al solito, andò in America senza chitarra, quindi poi ebbe in prova una Gibson semiacustica e da lì cominciò a suonare anche elettrico, ci fu la sua svolta elettrica. Era tutto così spontaneo all'epoca. Se noi pensiamo che Django Reinhardt, a parte il deficit della mano, che aveva perso in un incendio l'uso delle 2 dita, non solo rischiava anche l'amputazione di un arto, però essendo lui chiaramente manouche non poteva accettare di essere operato. Quindi rischiò anche di morire, rimase zoppo e con questo problema alla mano. Non solo questo, ma la follia di quest'uomo che ha vissuto con grande naturalezza il suo tempo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, no? Registrando più di 40 dischi e camminando con un lasciapassare di un generale nazista appassionato di jazz. Cioè, grazie a questo non era mai stato arrestato. Mi ha sempre particolarmente colpito la capacità di Django di
essersi costruito una tecnica virtuosistica su una limitazione, su un handicap che lo avrebbe svantaggiato tanti altri, probabilmente li avrebbe dissuasi o distolti dal suonare musica. Lui con 2 dita praticamente ha tirato fuori aveva, la sua tecnica. anche una mano molto grande. Pensa che avevo visto ultimamente un documentario su Franco Cherry, sul grande Franco Cherry, che ha accompagnato Django Reinhardt, no? In alcuni casi, e non sapeva neanche scrivere, per mettere la sua firma ci aveva messo 5 minuti. Per dire. Ma poi era un personaggio emblematico Django Reinhardt, perché per esempio lui è innamorato del jazz americano, provava molta vergogna a suonare i suoi valzer tradizionali, tant'è che alcuni suoi valzer sono stati trascritti e risuonati dai musicisti che suonavano con lui dopo la morte di Django Reinhardt. Era un personaggio molto emblematico, diciamo, non era Salvatore, che brano vorresti suonare di Django? Guarda, io chiaramente amo quasi tutti i brani di Django, amo suonare quasi tutti i brani di Django Reinhardt, non ce n'è uno però c'è uno in particolare che amo, che è A No Man, no? Che stava a significare a New Man, perché devi sapere che Django Reinhardt, intorno all'età di 41 anni, si ritirò a Samoa sulla Senna, a Samoa, dove c'è tuttora il famosissimo festival di Django Reinhardt, uno dei più grandi chitarristi del mondo, Patti Metheny, George Benson. Si ritirò, lasciò la musica perché arrivava il rock dall'America, quindi il jazz non serve più, non si può più guadagnare con il jazz. Si dedicò alla pittura e lì compose quindi un nuovo uomo, no? Andava a pescare, dove anche morì poi in questo paese in un bar di aneurisma cerebrale sul tavolo mentre beveva una birra bianca, la sua preferita, la birra francese, la bianca. Beh, insomma, un brano che è l'ultima sua composizione delle 81-82 che ha scritto, che è proprio A No Man, che è una ballad che lascia poi il tema direttamente al sassofonista e lui suona solo l'assolo, è un pezzo struggente, bellissimo, molto moderno. E allora ce lo suoniamo, Ok. con immenso piacere. Piacere mio.